Buongiorno a tutti, oggi vi presento il miglior setup da poter utilizzare per un bikepacking su strada. Come mi è stato chiesto precedentemente nel video del viaggio che ho fatto da Milano a Roma, oggi vi faccio vedere come ho organizzato e cosa ho portato come setup per appunto il viaggio. E se non siete andati a vedere il video vi consiglio di andare a vederlo. Allora, partiamo dal presupposto che il viaggio è stato fatto a fine ottobre, quindi ci siamo beccati 4 giorni comunque relativamente caldi, col sole, non ha mai piovuto, quindi il setup è stato ultra leggero. A me piace avere comunque il minimo indispensabile, evitare tutto il superfluo, anche perché mi dà fastidio quando ho una bici che effettivamente non corrisponde al feeling solito che ho quando la uso senza le borse, quindi meno roba ho, meno si appesantisce la bici e quindi più è fedele al feeling normale. Allora, partiamo dicendo che la bici è una Ridley Falcon RS, quindi tutt'altro che una bici da viaggio o una bici super comoda, ecco. È una bici da gara pensata per le competizioni, quindi è un telaio con il carbonio ad alto modulo. Fortunatamente comunque ho fatto una messa in sella, la quale mi permette comunque di fare veramente tante ore anche di allenamento generalmente senza avere alcun tipo di dolore o fastidio, tant'è vero che anche al quarto giorno stavo parecchio bene, non avevo dolori strani a ginocchia o schiena eccetera. La bici monta delle ruote aero della DT Swiss, sono le Arc 1400 da 50 mm. E poi è montata con il Shimano l'Ultegra D2 da 12 velocità con le corone anteriori da 52-36 e dietro il solito 11-30. Il viaggio fortunatamente non conteneva grossi salite o troppo impegnative come pendenze, quindi in realtà questa rapportatura è stata perfetta. Per quanto riguarda il ciclocomputer ho il mio solito e affidabile Garmin 1040, mentre come pedali, come magari avete notato, uso i SPD, quelli da mountain bike o da gravel. Perché? Per due motivi. Uno, per il costo, perché ho solo un paio di scarpe e quindi solo un paio di pedali con i misuratori di potenza, quindi non sto lì a crearmi un secondo setup da strada che mi costerebbe veramente una follia. E il secondo motivo anche perché sono stracomodi, anche quando scendi dalla bici puoi camminare senza rischiare di ammazzarti ogni 2 metri, e anche in sé la scarpa, nonostante comunque utilizzo la Shimano, la S-Fire, comunque è super comoda, almeno per la conformazione del mio piede. Sella, monto una Sella Italia stampata in 3D, quindi anche questo sicuramente aiuta molto il comfort, e basta, vabbè, manubri integrati in carbonio, cavi integrati, solite cose. Allora, cominciamo con ciò che sono le borse, ovvero io monto una frame bag della Apidura da 4,5 litri, che va bene per i telai appunto da 54, 55, 56. Poi una borsa sottosella sempre Apidura, e questa se non erro è da 7 o da 9 litri. E poi ultimo acquisto è questa borsa sopra telaio da 1,5 litri della Decathlon, e devo dire che ultimamente Decathlon sta facendo delle cose veramente belle ad un prezzo irrisorio, e l'ho dovuta rivalutare onestamente negli ultimi anni perché sta facendo veramente prodotti di qualità. Se state cercando appunto delle borse e non le avete, buttatevi su Decathlon che andate sul sicuro. Infatti questa l'ho pagata appena 32 euro, ma è fatta veramente bene, ha tutte le cuciture fatte bene, doppia cerniera che si apre sopra e sotto, un sacco di scompartimenti anche dentro, è tutta possibile da dividere con mini taschine eccetera, quindi non è impermeabile, ma insomma per 30 euro ne vale veramente la pena. Comincio ora a mostrarvi ciò che ho portato e quindi ciò che ho nelle borse. Diciamo che ho diviso sezione notte e giorno, nel senso che nella sella posteriore ho lasciato tutte le cose che ho utilizzato veramente poco o che utilizzavo solamente la sera quando arrivavamo in appartamento, mentre nella parte anteriore ho lasciato sopra tutta la roba che ho utilizzato più spesso, quindi power bank con il suo cavetto dell'iPhone, che tra l'altro ricarica anche il Garmin perché è un USB-C,
E la cosa bella di questa borsa è che ha un buco qua nella parte anteriore che può far passare il cavo e caricare direttamente il ciclocomputer. E questa è una chicca spettacolare e lascia un design super pulito. Io sono un po' maniaco dello stile e quindi questa cosa qua mi ha gasato tantissimo. Dopodiché ho dentro un po' di barrette gel, ho un Oki che non si sa mai, è sempre utile, e qualche paninetto, e diciamo che questo di giorno in giorno insomma veniva rifornito. Mentre la parte sotto, quella dentro il telaio, ho lasciato dentro tutta la roba che utilizzavo ma non frequentissimamente, quindi non so, la giacchetta antivento piuttosto che altre robe. Olio lubrificante per la catena da mettere tutti i giorni, anche perché non avendo lavato la bici cigolava di bestia, quindi ogni giorno mettevo un po' di olio e così andavo a aumentare ancora di più tutto lo sporco, ma dettagli, almeno non cigolava. Dopodiché mantellina antivento e antiacqua, utilizzata tantissimo. Qui vabbè, spazzolino e dentifricio. Un paio di guanti, anche questi utilizzati sempre la mattina e la sera, anche perché c'erano tipo 10-12 gradi, quindi con solo il primaverile non era il massimo della vita. Dopodiché il mio oggetto preferito in assoluto è questa pompa a colonna della Decathlon. Anche questo altro gran prodotto che vi consiglio, perché costa veramente poco, costa 25 euro, però è fatta strabene e soprattutto, essendo veramente poco ingombrante, ve la potete portare dietro senza che vi occupi un sacco di spazio. Ma il vero motivo è che a differenza delle mini pompe, questa non fa venire un braccio così dopo 30 secondi, ma riuscite a pompare a pressioni elevatissime, perché include anche un manometro e arriva fino a 7 bar. Potete gonfiare praticamente mettendo giù il piedino ripiegabile e spingendo quindi con il braccio così dall'alto verso il basso, e riuscite a fare molto più forza, vi stancate molto di meno e riuscite ad avere anche delle pressioni elevate. E la cosa bella è che ha una doppia testina, quindi sia Schrader che Presta, e quindi se andate a fare qualche viaggio magari nei Balcani piuttosto che nell'est dove il Presta non esiste, e questo è tanta roba, fa veramente la differenza. Vi lascio il link comunque in descrizione se vi interessa. Decathlon non mi paga, ma ritengo veramente che sia un prodotto super figo, anche perché pesa comunque solo 200 grammi, non è che stiamo parlando di 1 chilo di roba. Dopodiché pasta Fissan, perché per chi fa bikepacking sa che le frizioni sul soprasella non sono il massimo della vita, e quindi questo ti salva abbastanza. Poi un labello, che anche questo ho usato tantissimo, anche perché soffro veramente tanto di labbra screpolate, quindi l'ho utilizzato ogni ora praticamente. Deodorante, anche questo pedalando tutto il giorno, fragranze abbastanza potenti, quindi da utilizzare. Poi un bel multitool a portata di mano qua sotto, utilizzato anche questo abbastanza spesso perché come sempre succede qualche imprevisto. Un bel kit di riparazione per il tubeless o i copertoni. Visto che non utilizzo la camera d'aria e sono molto fan dei tubeless, anche in viaggio preferisco usare questo tipo di setup, quindi mi serve un piccolo kit di riparazione in caso dovessi forare o lacerare. Poi un paio di tappini per la notte per poter dormire sereno e tranquillo, e infine un nastro isolante da elettricista, che anche questo ha mille utilizzi. Dopodiché lo scompartimento posteriore, ho 2 fascette che anche queste hanno molteplici utilizzi che non si sa mai verranno utili prima o poi, e infine dei cerotti che anche questi hanno il loro scopo. Dopodiché passiamo al reparto posteriore. Qua sopra trovate le mie amatissime Crocs da barbone, che ho ovviamente utilizzato solo la sera quando arrivavamo in appartamento. Allora, qui dietro, come ho detto precedentemente, ho
i vestiti praticamente della sera che utilizzavo appunto per cambiarmi, e sono dei vestiti civili normali. Quindi ho prima di tutto un piumino, anche questo salvavita visto che la sera faceva freddo, anche se in realtà non ho mai usato perché Giulia me l'ha sempre fregato. Dopodiché ho una maglia intima, arrotolati perché così occupano meno spazio, un paio di pantaloni leggerissimi da trekking normali, una maglietta in cotone normale, anche questa, bianca, e una giacchettina tipo in pile, non troppo pesante, il giusto. E infine un paio di calze e un paio di mutande. Bene, questo è il setup che ho utilizzato quindi per il viaggio che ho fatto da Milano a Roma, quindi i miei amatissimi e carissimi amici. Spero questo video vi sia stato utile. Iscrivetevi al canale perché prossimamente arriveranno un po' di viaggi, un po' di cose, un po' di progetti fighi, quindi se non volete perderveli seguitemi. Vi lascio in descrizione anche il mio profilo Instagram, così potete seguirmi anche lì che pubblico molto più spesso. E niente, alla prossima!